Eccoci qua con un altro piccolo tutorial. Allora, controller PS4 a cui non funzionano i tasti. Qualsiasi tasto può essere di qualsiasi genere. Normalmente sono i tasti L2 ed R2 che smettono di funzionare per un motivo o per un altro. E il motivo è questa cosa qua. Eccola qua. La membrana. Ogni controller ogni controller hanno fatto diverse revisioni, ce ne sono 4 o 5 tipi diversi, quindi se cercate è anche piuttosto semplice cambiare questa membrana, adesso vi faccio vedere. Comunque se cercate di riparare il vostro controller che non funzionano dei tasti, come ho detto, i trigger, non funzionano i tasti L ed R, le frecce direzionali, no, questi due no, questi no, queste qua, funzionalità, il pulsante home, ecco, questi sono i tasti che possono smettere di funzionare a causa di questa cosa qua. Perché? Perché si ossidano queste piste qua, ci sono i contatti qua, ci sono i contatti d'argento, l'argento chiaramente si ossida, ci sono i carboncini qui, anche i carboncini possono consumarsi a furia di premere. Qui dietro, come vedete, sono tutte piste d'argento, no? Quindi a furia di schiacciare l'argento si deteriora, si spezza e si interrompe il tracciato e quindi smette di funzionare. Allora, per aprire un controller PS4 basta un semplice cacciavite a croce con la punta piccola, ci sono 4 viti sul retro, e per aprire il controller ci sono 2 clip qua davanti da stare attenti. Il controller in sé si apre, ma ci sono 2 clip qua davanti che bisogna andare a togliere, altrimenti non so se si vede, una clip è questa e l'altra clip è questa. Ecco. Una volta fatto questo, il controller, la scocca del controller solitamente viene via. C'è una versione in cui questa sezione centrale fa parte della scocca, ok, di questa scocca qui, quindi è un po' insidioso, bisogna stare attenti ad aprirlo. Ok, una volta fatto questo è molto semplice, basta intanto staccare la batteria. Ok, su questa versione qui la batteria è tenuta da delle clip, c'è anche di qua una clip a sinistra e una clip qui a destra, così si toglie, e dopo c'è il connettore del touch, quindi si sfila il connettore, ok, a questo punto si può togliere l'intera maschera frontale. Mi sono caduti i pulsanti, dovrò rimetterli qui in posizione. Ok, e qui ci va la maschera. Voi avrete chiaramente la maschera, io l'avevo già tolta perché avevo identificato che il problema era questo. Quindi come si fa? Allora, si possono tranquillamente togliere i pulsanti facendo un po' di attenzione, eh, sono ad incastro, ok? Anche questi hanno la clip
qui e qui, che tengono il pulsante fermo in posizione. Una volta che viene sganciato il pulsante viene fuori, e poi c'è la membrana da togliere. Ok, una volta fatto questo e tolto anche la membrana, ok, passiamo alla scheda. La scheda ha due clip, anche questa, una a destra e una a sinistra, con cui dopo si può tranquillamente sollevare e girare. Ecco, questi sono i contatti dove appunto appoggia la plastica qua, la membrana. Controllate anche che ci sia il gommino, perché magari tante volte o il gommino è troppo schiacciato e quindi magari bisogna mettere uno spessore, un pezzetto di carta proprio sottile, giusto da fare contatto di nuovo, oppure magari cambiare il gommino con qualcos'altro che faccia pressione, perché questi sono contatti a pressione. Allora, a questo punto ci basta infilare, allora, dal frontale dei nostri pulsanti L ed R, ok. Fate attenzione anche quando lo mettete, perché sono talmente delicati che basta uno strattone e basta, dovete ricomprarlo, dovete procurarvene altri. Sempre meglio procurarsene più di un pezzo in questi casi, perché tanto si sa che i pulsanti prima o poi smettono di funzionare, appunto perché c'è l'usura di questa parte qua, e quindi è buona cosa avere anche più di un ricambio, uno o due. Ok, qui c'è una fessura apposita dove mettere questa la membrana. Andiamo a infilarci, forse era meglio farlo prima. Andiamo a prenderla da sotto, ecco qua. Poi c'ha le sue sedi, i suoi due buchi dove infilarcelo, e lui rimane lì in posizione. Ok, qua sopra, anche qua c'ha i suoi punti di ancoraggio. Ok, e la nostra scheda è ferma in posizione. Adesso non ci resta che riassemblare. Quindi membrane, i gommini, e andiamo a rimetterceli su a destra e a sinistra. Allora, in mezzo questi gommini qua hanno delle punte, non so come spiegarlo, hanno una sorta di, vedete, difficile da vedere magari con questo, vedete qua che c'ha la puntina, è una puntina di gomma che va dentro a un buco. Infilatelo bene, perché sennò dopo vi crea solo problemi, non vi farà sentire bene il pulsante o crea uno spessore, magari fate fatica a chiudere il controller, eccetera. Mm. No, è al contrario, ecco perché. Ok, rigiriamolo, mettiamolo sul verso giusto. Ok, decisamente meglio. Una volta che siete sicuri, gli mettete il pulsante sopra. L1 ed L2. Ok, andate a premere, sentite se il pulsante è buono,
va ancora bene, oppure se avete problemi e dovete riposizionare la membrana. Anche questo. Ok, R1, R2 e ok. Molto bene, adesso andiamo a girare la scheda nostra e andiamo a metterla sulle due clip. Andate a controllare che queste due clip siano lì ferme in posizione. Dopodiché possiamo andare a riprendere questo. Datemi un attimo che metto a posto i pulsanti. Ok, mettetevi dritto questo cavo, questo connettore, che deve andare all'interno di questo buco, di questa fessura qua. Ecco qua. Andate a controllare che sia tutto in ordine. Ok, dopo allora potete andare a ricollegare il cavetto. Controllate che arrivi fino in fondo, che la linea bianca sia vicina al connettore. Ok, ora il portabatteria, la batteria, colleghiamo la batteria e adesso come ultima cosa il posteriore. Controllate sempre, se dovete cambiare la porta, se dovete cambiare il cavetto per un qualsiasi motivo, controllate il verso quando lo togliete e quando mettete quello nuovo. A me è capitato di aver messo tempo fa un cavetto al contrario. Il controller si accendeva, funzionava, ma non caricava perché il cavetto era non in questa posizione ma nell'altra posizione, quindi quando andavo a collegarlo andava a collegarlo sbagliato, insomma, e quindi non caricava il controller. È successo questa cosa qua, quindi mi sento di dovervi informare anche di questo perché può capitare a tutti. Allora andiamo a collegare il cavetto, ecco qua, andiamo, qui c'è questa aletta dove vengono mostrati i colori, anche qui c'è la fessura apposita, ok, eccola qua, lì ci va l'aletta, perché tante persone magari prendono così e lo mettono per fuori, invece deve andare all'interno, così il controller si chiude bene e non rischiate di rompere l'aletta come è successo qua. Dopodiché vi basta solo premere, il controller si chiude da solo, potete rimettere le viti e se tutto va bene il controller ha di nuovo tutti i pulsanti funzionanti. Ok ragazzi, il video lo faccio terminare qui, non vi faccio neanche vedere la prova, non ha senso, so già che funziona, ma comunque potete usare un servizio online oppure con il telefono o vabbè, chiaramente andando a giocare sulla console, vedere se i tasti hanno ripreso a funzionare, chiaramente. Ma ci sono anche delle pagine online, come si chiama, Gamepad Tester, che alcuni controller PS4 riesce a riconoscerli e a funzionare e a farvi vedere gli analogici, le funzionalità dei tasti, se funzionano tutti oppure no. E così via, insomma, sia per PlayStation che per Xbox. Ecco ragazzi, il tutorial finisce qui, spero vi sia stato utile
lasciate un like, scrivete un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!